Buongiorno, oggi parliamo di un passo abbastanza controverso della Bibbia e facciamo una cosa, lo leggiamo subito, così almeno. Siamo in Genesi 24 e Abramo manda il suo servo più importante, quello che è a capo dei suoi beni, a cercare una moglie per suo figlio Isacco. Abramo era ormai vecchio, avanti negli anni, e Yahweh lo aveva benedetto in tutto. Benedetto in tutto, lo ricordo, vuol dire che gli aveva dato salute, ricchezza, onore e potenza. L'abbiamo già letto nei commenti degli ebrei stessi, che appunto dicono che la benedizione di Yahweh consiste nei beni materiali. Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti i suoi beni. Il suo servo si chiamava Eliezer e in Genesi 15 è detto che è damasceno, anche se il versetto 2 è un versetto che è corrotto, cioè direi quasi irrimediabilmente corrotto, comunque era originario di Damasco. Quindi evidentemente era un potente, perché era l'amministratore dei beni di Abramo, che come sappiamo non era un mite pastorello, ma era un signore, cioè era un potente che apparteneva all'alta casta militare in Mesopotamia da cui proveniva e che disponeva di un esercito. Allora dice a questo suo servo Eliezer, che significa El è il mio aiuto, metti la mano sotto la mia coscia e io ti farò giurare per Yahweh che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei in mezzo ai quali abito, ma che andrai nella mia terra tra la mia parentela a scegliere una moglie per mio figlio Isacco. E dice metti la mano sotto la mia coscia. È una traduzione che è un eufemismo, perché in realtà la mano la si metteva sotto i genitali e nel giuramento venivano toccati i genitali, quindi non la coscia. Il servo mise la mano sotto la coscia di Abramo, suo padrone, e gli prestò così il giuramento richiesto. Il servo prese 10 cammelli del suo padrone e portando ogni sorta di cose preziose del suo padrone, che appunto era molto ricco perché benedetto da Yahweh, si mise in viaggio e andò in Aram Naharaim, alla città di Nacor. Aram Naharaim significa Aram dei due fiumi, Aram dei fiumi, e Nacor era il fratello di Abramo. Quindi dove sta il problema in questo versetto? Il problema sta nel fatto che si parla di cammelli, chiaramente di cammelli, cioè del cosiddetto cammello bactriano, quello, cioè il cammello con due gobbe, quindi da non confondere con il dromedario, anche se il dromedario è nominato parecchie volte nella Bibbia. Ma il problema è che l'archeologia ha acclarato che in terra di Canaan i cammelli in modo massivo sono presenti soltanto dal X secolo avanti Cristo. Cioè la domesticazione dei cammelli in terra di Canaan sarebbe avvenuta, o comunque l'importazione di cammelli addomesticati in terra di Canaan sarebbe avvenuta all'incirca 10 secoli dopo le vicende di Abramo. E quindi si dice, questo è chiaramente una falsità, questo è chiaramente un errore, quindi questo è chiaramente un anacronismo e viene variamente utilizzato, ma poi ci torniamo. Adesso mi preme però dirvi anche un'altra cosa. In queste ultime settimane io mi sono studiato un ponderoso lavoro pubblicato dalla Università di Madrid che parla dei popoli del mare. Dei popoli del mare noi abbiamo già parlato con il professor Corrias, torneremo a parlarne. Ma la vicenda è molto interessante per una serie di motivi. Intanto si parla di tutto ciò che è avvenuto nel Mediterraneo e questo lavoro dell'Università di Madrid riporta centinaia di ritrovamenti archeologici che sono avvenuti appunto nell'area che va, diciamo, dalla terra di Canaan fino alla Spagna,
passando attraverso la Grecia e che quindi documentano la presenza della civiltà micenea, documentano gli scambi commerciali che riguardavano sia i manufatti, gli artefatti, sia le materie prime, documentano quindi tutti i rapporti culturali che c'erano nel Mediterraneo, documentano gli scontri, documentano ciò che hanno fatto i popoli del mare, parlano degli Sherden, degli Shardana, di cui abbiamo già parlato, che erano dei mercenari che lavoravano al soldo del faraone, parlano dei Denien, che sempre in questo studio è riportato che diversi studiosi accomunano ai Danaoi omerici, chiaramente identificati all'interno del Mediterraneo, e ai Daniti biblici. Ovviamente sono studi che richiedono ulteriori approfondimenti perché non ci sono ancora certezze in questo senso. Parlano degli Sheker, ma soprattutto in questo studio, ed è questo che mi interessa rilevare, viene utilizzata la Bibbia nello stesso modo in cui vengono utilizzate le fonti egiziane, assire, fenice, le iscrizioni sarde, cioè la Bibbia è considerata una fonte storica. Difatti si parla di Megiddo e torneremo a parlarne, si parla della tribù di Asher, dei combattimenti, degli spostamenti di questi popoli del mare che prima vengono sconfitti, si ritirano a Cipro, poi tornano in, terra di Israele, e quindi la Bibbia è considerata una fonte storica assolutamente attendibile, anzi, non solo attendibile, ma utile per spiegare e comprendere meglio certi eventi che hanno coinvolto i cosiddetti popoli del mare. E poi sempre in questo studio c'è scritto che la conoscenza di questi eventi storici è importante per la conoscenza della storia poi che ne è seguita e anche per comprendere meglio il presente. E questa, devo dire, è una frase che è un'affermazione che è molto familiare all'interno di questo canale, perché insomma lo ripetiamo continuamente e tutti coloro che sono interessati a questo canale, ai temi che trattiamo, condividono questa idea della importanza di conoscere la storia per comprendere il presente. E questo diventerà sempre più importante se un giorno avrò voglia, per un tema molto delicato vi parlerò anche di ciò che dicono certi rabbini in relazione alla storia del Novecento, ma lo vedremo in particolare. Quindi questa importanza della Bibbia per la comprensione della storia e per la comprensione del presente ci rimanda al discorso dei cammelli. Perché? Perché questa vicenda dei cammelli, già a partire da circa un secolo fa, più o meno, è stata utilizzata appunto per dire che insomma la Bibbia è un insieme di racconti mitici, di favole, è un insieme di aggiustamenti, per cui siccome al tempo di Abramo in terra di Canaan non c'erano i cammelli addomesticati, il fatto che la Bibbia attribuisca dei cammelli ad Abramo significa che gli autori biblici, che non conoscevano la storia, quando l'hanno scritta, durante o dopo l'esilio babilonese, visto che conoscevano i cammelli, li hanno artificiosamente inseriti. E questo per esempio lo scriveva già Albright e poi altri studiosi come Sapir N., Mayrav Zonstein, il quale addirittura ha fatto un articolo su National Geographic parlando appunto di questo anacronismo biblico. Ma siamo sicuri che sia un anacronismo? Quindi il discorso è importante perché? Perché questa affermazione questa narrazione dei cammelli biblici viene ancora utilizzata per dire che appunto la Bibbia non è un libro di storia perché racconta delle cose false. In realtà la Bibbia va letta molto attentamente. Sulla Bibbia bisogna ragionare e per fortuna ci sono degli storici, per fortuna ci sono degli accademici che lo fanno, anche perché c'è un dato di fatto, che Abramo non è
originario di Canaan, ma Abramo è originario della Mesopotamia. E quando lui manda quel suo servo a prendere moglie per suo figlio Isacco, manda suo servo in Paddam Aran o Aram Naharaim, che significa Aran dei fiumi, cioè in Mesopotamia. E lì il suo servo incontra Rebecca, che era nipote di Nacor, che era fratello di Abramo. La moglie di Nacor si chiamava Milca, Milca significa regina. La moglie di Abramo si chiamava Sara, che significa principessa. Quindi vuol dire che queste famiglie appartenevano all'alta casta nobiliare militare della Mesopotamia, diciamo su in alto al nord dei confini con quella che noi conosciamo essere la Siria. E ricordo, come ho detto prima, che il suo servo Eliezer è definito in Genesi 15:2 il Damasceno, cioè quello di Damasco. Partendo da questo presupposto, non bisogna chiedersi se al tempo di Abramo c'erano i cammelli in terra di Canaan, ma bisogna chiedersi se i cammelli addomesticati c'erano in Mesopotamia. Ed è ciò che ha fatto, ad esempio, e lo leggo perché le prove che riporta lui sono importanti, il professor Mark Chavalas, che è docente di storia all'Università del Wisconsin ed è in particolare uno specialista della storia medio orientale, della Mesopotamia, della Siria, eccetera. E lui dice chiaramente, nel suo studio, dice chiaramente che in Mesopotamia i ritrovamenti archeologici e i ritrovamenti documentali ed epigrafici attestano che l'addomesticamento dei cammelli, ripeto, cammelli non dromedari, è avvenuto almeno intorno alla metà del terzo millennio avanti Cristo. Quindi in Mesopotamia, terra di origine di Abramo, i cammelli c'erano. E vediamo quali sono alcune delle prove che lui porta, che sono prove archeologiche, ne elenco 5. Dice una delle prove più evidenti della domesticazione dei cammelli deriva dal sito di Eshnunna, che si trova più o meno a 20 km da Baghdad, e una placca del terzo millennio, della metà del terzo millennio avanti Cristo, mostra un cammello cavalcato da un umano, cioè quindi un cammello chiaramente addomesticato. Un'altra fonte che appartiene al XXI secolo, quindi siamo a poco prima del tempo di Abramo, che è un testo di Puzrish Dagan, che si trova a 10 km da Nippur. Qui sono state trovate migliaia di tavolette, 12.000 sono già state pubblicate. Registra la consegna di cammelli, quindi vuol dire che i cammelli venivano commercializzati. Terza evidenza, un testo del 1700 ancora, che dice però, che cita un testo precedente del terzo millennio avanti Cristo, ancora una volta siamo in un periodo antecedente a quello di Abramo, testo che arriva da Nippur, dice il latte del cammello è dolce. Quindi è chiaro che il cammello era addomesticato, le cammelle venivano munte e il loro latte era una fonte di alimentazione. Quindi venivano cavalcati, venivano consegnati perché venivano commercializzati, venivano munti perché veniva utilizzato il loro latte. Quarta evidenza, sempre un cilindro questa volta, un cilindro che quindi è un sigillo, mostra, e qui lo dice chiaramente, two-humped camel, cioè un cammello a due gobbe con due persone sopra, quindi con due persone che lo cavalcano. Questo sigillo è stato trovato, diciamo, vicino alla zona di Al-Alaq, confine attuale più o meno tra la Turchia e la Siria, e in questa stessa zona di nuovo un altro testo
include i cammelli in una lista di animali domestici che richiedono cibo. Quindi ci sono, ve ne ho elencati 5 elementi, 5 prove che ci dicono che al tempo di Abramo, nel territorio da cui Abramo proveniva, i cammelli c'erano, erano addomesticati, erano utilizzati come mezzo di trasporto, erano cavalcati, erano commercializzati, erano usati anche come fonte di alimentazione. E qui siamo, ve l'ho detto, agli studi molto ponderosi di un professore dell'Università del Wisconsin. Però veniamo in Europa e il professor Martin Heide della Università Philips di Marburgo dice esattamente la stessa cosa. Potete leggere il testo e dice che i cammelli sono stati addomesticati ad est dei Monti Zagros, poi portati in Mesopotamia alla metà del terzo millennio a.C. e quindi ancora una volta ulteriore dimostrazione, al tempo di Abramo i cammelli c'erano e Abramo, che faceva parte della alta casta nobiliare guerriera della Mesopotamia, abbiamo visto, la moglie di suo fratello si chiamava Milcah, che significa regina, sua moglie si chiamava Sara, poi Sarai, che significa principessa. Lui aveva un esercito, quindi chiaramente era tra coloro che possedevano ovviamente i mezzi che allora erano, diremmo, più quotati, magari anche di maggior valore, quindi non erano così distribuiti a livello popolare, ma sicuramente le alte caste li avevano. Anche se poi, come giustamente dice l'archeologia, in Canaan la presenza massiccia dei cammelli addomesticati è documentata solo dal X secolo a.C. in poi, cioè dal periodo del faraone Shoshenq I. Pare addirittura che, diciamo, l'arrivo massivo dei cammelli sia proprio legato a questo periodo delle lotte per la conquista di quel territorio tra il faraone e le altre potenze medio orientali. Tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire che la Bibbia è dagli studiosi, da alcuni studiosi per fortuna, riconosciuta come elemento, come fonte di indagine storica. È riconosciuta come un libro che può essere utilizzato per comprendere tutta una serie di fatti che riguardano, ad esempio, l'ho accennato all'inizio, ai popoli del mare. Quindi in realtà noi dobbiamo avere sempre la mente aperta, dobbiamo essere liberi dai pregiudizi, dobbiamo essere liberi dai dogmatismi, dobbiamo essere liberi dai preconcetti e soprattutto dobbiamo avere pazienza biblica, cioè ricordarci che c'è un detto dell'archeologia che recita così: l'assenza di una prova non è la prova di un'assenza. Basta aspettare e magari quella prova arriva. Sempre che naturalmente si sia liberi, come dicevo prima, da pregiudizi, si sia con la mente aperta, disposti ad accettare ciò che può arrivare dall'archeologia, e io già ne ho parlato, già ho dato diverse documentazioni, diciamo di conferme bibliche per quanto riguarda il Medio Oriente e il Mediterraneo, torneremo ancora a parlarne con il professor Corrias, e quindi se rimaniamo con la mente curiosamente disposta ad accettare che la Bibbia, come sempre facciamo finta, che abbia detto cose vere, ma come vedete questo fare finta sta diventando sempre di più un crediamo che sia vero. E pian pianino, già me l'ha suggerito qualcuno, mi ha detto dovresti smettere di dire facciamo finta, perché ormai insomma le cose sono talmente chiare, ma io preferisco continuare a fare finta. Quindi quello che vorrei dire è: accantoniamo questo discorso dei cammelli, soprattutto lo devono accantonare coloro
che ancora lo usano per dire che la Bibbia racconta favole, perché è ampiamente dimostrato che Abramo i cammelli li poteva avere e li aveva e come. Ciao, grazie e alla prossima.